Ciao a tutti, Tachahao, io sono Doris del canale Idalit, Cina Italia in un click. Questo video, come avrete notato sicuramente dal titolo, non è uno dei miei soliti in cui vi parlo di qualche curiosità simpatica cinese, ma purtroppo oggi volevo parlarvi di una tragedia avvenuta pochissimi giorni fa, il 21 marzo, lunedì 21 marzo, in Cina. Purtroppo infatti è precipitato un aereo di linea dove a bordo c'erano 123 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio. In questo video aggiungerò anche alcune immagini purtroppo della tragedia, quindi se siete persone molto sensibili vi consiglio di non guardare questo video. Invece se comunque siete interessati, allora vi aspetto dopo la sigla. Ciao! Vi ho detto nella intro, purtroppo lunedì 21 marzo 2022 un Boeing 737 con a bordo 123 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio, ahimè, si è schiantato in una zona boschiva del Guangxi. L'aereo purtroppo è precipitato vicino alla città di Wuzhou. L'aereo era diretto a Guangzhou, a nord-ovest di Hong Kong, dove sarebbe dovuto atterrare un'ora e mezza dopo dal decollo. Purtroppo, come abbiamo potuto vedere nei telegiornali, il volo non è mai arrivato a destinazione. Dopo le prime indagini si può notare dal tracciato che ci sono alcune sregolatezze. Dopo infatti circa un'ora di volo si può notare che l'aereo da 9.000 metri di altitudine qual era, ad un certo punto scende in picchiata fino a raggiungere i 1.000 metri d'altitudine per poi purtroppo impattare contro il suolo. L'aereo purtroppo ha preso immediatamente fuoco, quindi tuttora ancora non si sa quante siano le vittime. Tra una ricerca e l'altra infatti sono stati trovati molti effetti personali, tra cui portafogli, carte di credito, carte d'identità, ma diciamo che ovviamente la speranza più grande è quella di ritrovare qualche superstite. Una delle cose che è stata notata da chi ha iniziato a fare le indagini è che 96 secondi prima che l'aereo iniziasse a cadere ha smesso di inviare qualsiasi dato e pare anche che nessuno dell'equipaggio abbia mai inviato un segnale di anomalia o di allarme. Zhu Tao, un funzionario dell'aviazione civile cinese, ha infatti affermato che la causa dell'incidente non è effettivamente ancora nota. Il funzionario Zhu Tao afferma che comunque, nonostante la scatola nera sia effettivamente molto danneggiata, è ancora possibile determinare la causa dell'incidente. Quindi siamo ancora tutti in attesa e sempre con la speranza che ci sia qualche superstite. Voi avevate sentito questa notizia nei telegiornali? Perché io l'ho vista praticamente bombardata su ogni canale, sia Rai che Mediaset, comunque anche altri canali meno forse conosciuti. E sono anche andata a leggermi qualche giornale, qualche rivista, magari proprio anche da fonti cinesi per capire un po' cosa effettivamente è successo. E una cosa che mi è balzata all'occhio è stata una notizia di un ragazzo cinese che doveva prendere quel volo quel giorno a quell'ora, ma purtroppo o per fortuna in questo caso non è riuscito a volare perché aveva avuto un problema con i pagamenti, mi sembra di aver capito così, di pagamenti con il biglietto, quindi il suo biglietto è stato dato ad un'altra ragazza che anche lei quel giorno doveva partire. Per fortuna anche lei però non è partita perché durante la fase di controllo il suo Green Pass non funzionava. Questa notizia mi ha fatto un po' rabbrividire. Sono felicissima per questi due ragazzi che si sono salvati da questa tragedia e che ancora possono abbracciare le loro famiglie, però io penso anche a come loro si possano sentire, perché tra virgolette quello doveva essere il loro volo, quello doveva essere il loro destino e invece al posto loro è morta un'altra persona che è riuscita sfortunatamente a prendere quel volo. Quindi sì, sono felice per loro, ma sono veramente
non so come spiegarvi, sono anche un po' in ansia perché mi immagino il loro stato d'animo, che sì, fanno festa, ma perché dai video che ho visto non erano proprio felicissimi, non sprezzavano assolutamente gioia, giustamente perché comunque sono morte tantissime persone, anche se non si conosce effettivamente ancora il numero, ma diciamo che le possibilità di trovare qualcuno ancora in vita non sono proprio tantissime, perché l'incendio, ragazzi, era veramente enorme, cioè si vedeva a chilometri di distanza, quindi non so. È spaventoso, sai sempre quando puoi volare, ma non sai mai quando e se mai arriverai a destinazione. È una cosa che effettivamente ti fa riflettere molto. Un giorno ci sei e un giorno non ci sei più. E niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete appunto sentito questa notizia, se avete ulteriori aggiornamenti, fatemelo sapere qui sotto con un commento. Se questo video vi è in qualche modo piaciuto, fatemelo sapere anche in questo modo con un like e con un commento, e noi ci vediamo la prossima volta, non so bene che giorno, ma comunque vi avviso sempre su Instagram. Se ancora non l'avete fatto, seguitemi anche lì. Ciao, 再见!